Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. Oggi vi parlerò di Last Epidemic, sviluppato da LNT Media, è già arrivata la sua release definitiva. Durante la storia noi vestiremo i panni di Brad, un giovane studente, che a causa di un forte temporale sarà costretto a rifugiarsi in un campus. Qui si troverà circondato da altri personaggi, che come lui dovranno attendere la fine della tempesta. Brad ben presto scoprirà che il campus nasconde qualcosa di strano, e starà a lui cercare di scoprire cosa. Per quanto riguarda il gameplay, Last Epidemic è una visual novel sviluppata con RPG Maker. Subito dopo il prologo ci sarà un mini tutorial, che ci farà vedere la mappa di gioco, ed in questa verranno mostrate le numerose stanze del campus. In alcune di queste sarà possibile accedere sin da subito, mentre per le altre, segnate in rosso, sarà necessario procurarsi le numerose chiavi che troveremo durante il gioco. Inoltre al giocatore viene subito mostrato lo stato di relazione con i personaggi, che man mano che proseguiremo nel gioco si riempirà e ci sarà concesso di ampliare il numero di interazioni disponibili con quel personaggio. Per il resto il gioco consiste nel muoversi tra le numerose stanze del campus, per trovare l'oggetto che servirà per il proseguimento della trama. Spesso potrebbe capitare di non sapere come proseguire nella storia. Fortunatamente nel menu sarà disponibile consultare la sfera di cristallo, che ci darà dei piccoli suggerimenti che ci aiuteranno nel proseguimento. Parlando adesso della storia, devo dire che questa mi è molto piaciuta. Tutta la trama scorre molto bene, ed ogni momento ci sarà qualcosa di nuovo da scoprire. L'intera storia è basata sul mistero del campus, ma questa è anche condita con elementi religiosi e piccole punte di horror che la rendono particolare. Per quanto riguarda invece i personaggi, questi sono tutti ben caratterizzati, soprattutto quelli maschili, che sono tutti misteriosi, e non si sa mai chi ad un certo punto potrebbe rivelarsi un antagonista. Per quelli femminili, anche in questo caso la caratterizzazione non è male, solo che un certo elemento importante per la trama spesso annulla il controllo che i personaggi hanno su se stessi e rendono onore al titolo del gioco. Adesso per quanto riguarda il render ho trovato questo ben fatto, anche se al di fuori di qualche dialogo particolare o di qualche interazione con i personaggi femminili, vengono utilizzate di continuo le stesse pose per ogni personaggio, quasi come se fossero dei cartonati. Invece per quanto riguarda le animazioni, queste a mio avviso sono uno dei punti di forza del gioco. Ho trovato queste molto ben fatte, vengono utilizzate, oltre che per i rapporti con i personaggi, per interazioni ambientali e durante qualche dialogo. Inoltre molte animazioni segrete possono essere trovate in giro per la mappa, o aprendo degli scrigni nascosti. Adesso cercherò di elencare in breve quelli che sono i pro e i contro del gioco. Tra i pregi inizio subito dicendo che il gioco è completo, e anzi lo sviluppatore sta già lavorando ad un altro. Continuo con la storia, che ho molto apprezzato. Il render, questo molto ben fatto. Le animazioni, tante e di alto livello. Musica e suoni, questi perfettamente utilizzati. E voce, questa non sempre presente, ma in alcune interazioni i personaggi parleranno, il che non è male. Tra i fattori negativi inserisco nessun rollback, quindi non è possibile tornare al dialogo o animazione precedente con l'uso della rotella del mouse. Monotono. Dopo un po' il girare per le stanze del campus per cercare di trovare l'oggetto utile per il proseguimento rende il gameplay un po' ripetitivo. Ed infine oggetti nascosti. Alcuni nascosti un po' troppo bene, che mi hanno costretto a cliccare su ogni parte della stanza per trovarli. Adesso è arrivato il momento di assegnare il mio voto, che in questo caso è 8,5. Anche se ad essere onesto i giochi in RPG Maker non sono i miei preferiti, devo dire che ho molto apprezzato Last Epidemic, e sono curioso di provare il prossimo titolo dell'autore. Ed un grazie a che mi ha invogliato a provare il genere. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore in caso vogliate dargli un'occhiata. E se avete qualche domanda da farmi o volete dirmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!